Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dolibloc Epifarma SRL. Ultimo aggiornamento. 27 dicembre 2021. Cos'ha Dolibloc? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dolibloc durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Dolibloc? Dolibloc è un farmaco a base del principio attivo ibuprofene, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda Epifarma SRL. Dolibloc può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni. Dolibloc bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola, senza zucchero 1 flacone 150 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Epifarma SRL. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe C. Principio attivo: ibuprofene. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: sospensione. Indicazioni: trattamento sintomatico della febbre e del dolore lieve o moderato. Posologia: la dose efficace più bassa deve essere usata per il periodo più breve necessario ad alleviare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Posologia: la dose giornaliera strutturata in base al peso ed all'età del paziente. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile necessaria per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Nei bambini di età compresa tra 3 e 6 mesi limitare la somministrazione a quelli di peso superiore ai 5,6 kg. Modo di somministrazione: la somministrazione orale ai lattanti e bambini di età compresa fra 3 mesi e 12 anni dovrebbe avvenire mediante siringa dosatrice fornita con il prodotto. I pazienti che soffrono di problemi di stomaco possono assumere il medicinale durante i pasti. La dose giornaliera di 20-30 mg/kg di peso corporeo, suddivisa 3 volte al giorno ad intervalli di 6-8 ore, può essere somministrata sulla base dello schema che segue: non superare le dosi consigliate. La scala graduata presente sul corpo della siringa riporta in evidenza le tacche per i diversi dosaggi. In particolare la tacca da 2,5 ml corrispondente a 50 mg di ibuprofene e la tacca da 5 ml corrispondente a 100 mg di ibuprofene. Peso, età, dose singola in ml, n al massimo di somministrazioni / giorno, 5,6-7 kg, 3-6 mesi, 2,5 ml, 3 nelle 24 ore, 7-10 kg, 6-12 mesi, 2,5 ml, 10-15 kg, 1-3 anni, 5 ml, 15-20 kg, 4-6 anni, 7,5 ml, 5 ml più 2,5 ml, 20-28 kg, 7-9 anni, 10 ml, 28-43 kg, 10-12 anni, 15 ml. Popolazioni speciali: nel caso di febbre post vaccinazione, riferirsi al dosaggio sopraindicato, si raccomanda la somministrazione di una dose singola, 2,5 ml, seguita, se necessario, da un'altra dose dopo 6 ore. Non somministrare più di 2 dosi nelle 24 ore. Consultare il medico se la febbre non diminuisce. Il prodotto è inteso per trattamenti di breve durata. Nei lattanti di età compresa tra 3 e 5 mesi deve essere consultato il medico qualora i sintomi persistano per un periodo superiore alle 24 ore o nel caso di peggioramento della sintomatologia. Nel caso l'uso del medicinale sia necessario per più di 3 giorni nei lattanti e nei bambini di età superiore ai 6 mesi e negli adolescenti, o nel caso di peggioramento della sintomatologia deve essere consultato il medico. Istruzioni per l'utilizzo della siringa dosatrice: svitare il tappo spingendolo verso il basso e girandolo verso sinistra. Introdurre a fondo la punta della siringa nel foro del sottotappo. Agitare bene. Capovolgere il flacone, quindi, tenendo saldamente la siringa, tirare delicatamente lo stantuffo verso il basso, facendo defluire la sospensione nella siringa fino alla tacca corrispondente alla dose desiderata. Rimettere il flacone in posizione verticale e rimuovere la siringa ruotandola delicatamente. Introdurre la punta della siringa nella bocca del bambino ed esercitare una lieve pressione sullo stantuffo per far defluire la sospensione.
Dopo l'uso avvitare il tappo per chiudere il flacone e lavare la siringa con acqua calda. Lasciarla asciugare, tenendola fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Controindicazioni: il bezafibrato non deve essere somministrato in pazienti con affezioni epatiche, con l'eccezione della steatosi epatica che è frequentemente associata all'ipertrigliceridemia, patologie a carico della colicisti con o senza colelitiasi, insufficienza renale e pazienti sottoposti a dialisi. Concomitante trattamento con inibitori della HMG-CoA riduttasi, statine, in pazienti con fattori predisponenti ad una miopatia, ridotta funzionalità renale, gravi infezioni, traumi, interventi chirurgici o alterazioni del bilancio ormonale o elettrolitico, vedere 4, 5. Ipersensibilità individuale accertata al bezafibrato, agli altri fibrati o ad una qualsiasi degli eccipienti. Accertate reazioni fotoallergiche o fototossiche ai fibrati. Gravidanza ed allattamento, vedere 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi, vedere i paragrafi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'ibuprofene deve essere evitato in associazione con acido acetilsalicilico, aspirina. A meno che l'acido acetilsalicilico a bassa dose non pia di 75 mg al giorno, come per comune pratica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dolibloc insieme ad altri farmaci come Eurosacido acetilsalicilico Angelini Euro, Eurosacido acetilsalicilico Aurobindo Euro, Eurosacido acetilsalicilico Doc Generica Euro, Eurosacido acetilsalicilico più acido ascorbico Copa Euro, Eurosacido acetilsalicilico Ega Euro, Eurosacido acetilsalicilico Corca, compressa gastroresistente a Euro, Eurosacido acetilsalicilico Fma Euro, Eurosacido acetilsalicilico Milana Euro, Eurosacido acetilsalicilico Sanduzza Euro, Eurosacido acetilsalicilico Teva Italia Euro, Eurosalvopirina Euro, Eurosalcaifera Euro, Eurosantireumina Euro, Eurosascriptina Euro, Eurosaspirina Act dolore infiammazione a Euro, Eurosaspirina K Euro, Eurosaspirina, compressa Euro, Eurosaspirina dolore infiammazione a Euro, Eurosaspirina Eferv. Più vitamina C, granulato a Euro, Eurosaspirina, granulato a Euro, Eurosaspirina influenza naso chiuso a Euro, Eurosaspirina rapida a Euro, Eurosaspirinetta a Euro, Eurosbroncodual tosse vola a Euro, Euroscardioaspirina Euro, Euroscardiorala Euro, Euroscarina Euro, Eurosclopidogrele acido acetilsalicilico Milana Euro, Euroscoumadina Euro, Eurosduoplavina Euro, Euroseuspiflua Euro, Eurosfrobeflua Euro, Eurosistantala Euro, Eurosneonisidina K Euro, Eurosneonisidina Euro, Eurosinturma Euro, Eurosvivina Euro, Eurosvivinca Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dolibloc durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dolibloc durante la gravidanza e l'allattamento? È improbabile che soggetti di età inferiore a 12 anni vadano incontro a gravidanza o allattino al seno. Peraltro, in tali circostanze bisogna tenere presente le seguenti considerazioni. Gravidanza durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non pertinente, considerata l'età del paziente. Effetti indesiderati. La lista dei seguenti effetti indesiderati comprende tutti quelli che sono stati riconosciuti durante il trattamento con ibuprofene per brevi periodi di trattamento e per dosi giornaliere fino ad 1. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Tossicità. I segni e i sintomi di tossicità non sono stati generalmente osservati a dosi inferiori a 100 mg/kg nei bambini o negli adulti. Comunque, in alcuni casi potrebbe essere necessario un trattamento di supporto. Si è osservato che i bambini manifestano segni e sintomi di tossicità dopo ingestione di ibuprofene a dosi di 400 mg/kg o maggiori. L'emivita del farmaco in caso di sovradosaggio a 1, 5, 3 ore. Sintomi. La maggior parte dei pazienti che ingeriscono accidentalmente quantitativi clinicamente rilevanti di ibuprofene manifesteranno i sintomi entro 4, 6 ore. I sintomi di sovradosaggio più comunemente riportati comprendono nausea, vomito, dolore addominale, letargia e sonnolenza. Gli effetti sul sistema nervoso centrale, SNC, includono mal di testa, tinnitus, vertigini, convulsioni e perdita della coscienza.
Raramente sono stati anche riportati nistagmo, acidosi metabolica, ipotermia, effetti renali, sanguinamento gastrointestinale, coma, apnea, diarrea e depressione dell'SNC e dell'apparato respiratorio. Sono stati riportati disorientamento, stato di eccitazione, svenimento e tossicità cardiovascolare comprendente ipotensione, bradicardia e tachicardia. Nei casi di sovradosaggio significativo sono possibili insufficienza renale e danno epatico. In casi di avvelenamento grave è possibile che si verifichi acidosi metabolica. Nei casi più seri si può verificare prolungamento del tempo di protrombina, INR, probabilmente causato da un'interferenza con l'azione dei fattori della coagulazione presenti in circolo. In soggetti asmatici si può verificare un'esacerbazione dei sintomi della malattia. Trattamento: non esiste alcun antidoto specifico per il sovradosaggio di ibuprofene. In caso di sovradosaggio ha pertanto indicato un trattamento sintomatico e di supporto e deve includere il mantenimento della pervietà delle vie aeree e il monitoraggio della funzionalità cardiaca e dei segni vitali fino alla stabilizzazione del paziente. Particolare attenzione è dovuta al controllo della pressione arteriosa, dell'equilibrio acido-base e di eventuali sanguinamenti gastrointestinali. Entro un'ora dall'ingestione di una quantità potenzialmente tossica deve essere presa in considerazione la somministrazione di carbone attivo. In alternativa, nell'adulto, entro un'ora dall'ingestione di una overdose potenzialmente pericolosa per la vita, deve essere presa in considerazione la lavanda gastrica. Deve essere assicurata una diuresi adeguata e le funzioni renale ed epatica devono essere strettamente monitorate. Il paziente deve rimanere sotto osservazione per almeno 4 ore successivamente all'ingestione di una quantità di farmaco potenzialmente tossica. L'eventuale comparsa di convulsioni frequenti o prolungate deve essere trattata con diazepam o lorazepam per via endovenosa. Se l'ibuprofene è già stato assorbito, si devono somministrare sostanze alcaline per favorire l'escrezione nelle urine dell'ibuprofene acido. Somministrare broncodilatatori in caso di asma. In rapporto alle condizioni cliniche del paziente possono essere necessarie altre misure di supporto. Per maggiori informazioni, contattare il locale centro antiveleni. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Sostanza ipolipemizzante, codice ATC. C10AB02. Il bezafibrato riduce i lipidi ematici elevati, trigliceridi e colesterolo. Il trattamento con il bezafibrato riduce le VLDL e le LDL elevate mentre, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. Il bezafibrato nella formulazione a rilascio immediato, 200 mg, viene assorbito rapidamente e quasi completamente. Dopo 1-2 ore dalla somministrazione di una singola dose da 200 mg volontari, dati preclinici di sicurezza. I risultati degli studi preclinici di farmacologia, tossicità a dosi ripetute, genotossicità potenziale cancerogeno e tossicità riproduttiva non hanno evidenziato rilevanze sull'uso terapeutico nell'uomo. Elenco degli eccipienti: amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, sodio amido glicolato, tipo A, magnesio stearato, polivinilalcol, macrogol 3350, titanio diossido, talco. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dolibloc a base di ibuprofene sono: algopirina febbre e dolore, Antalfebal, Benatia, Fevralt, Fluibrum febbre e dolore, Fluivort febbre e dolore, Ibuprofene G, Ibuprofene Welcome Pharma, Levifen, Moment, compressa rivestita, Moment Kid, Nurofen febbre e dolore, sospensione, Paidofen, Pavic. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.